Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, benvenuti su Build. Oggi andiamo avanti con le ferrovie miniatura e proseguiamo col plastico. Nel frattempo mi è arrivato Oriente Express, ce l'ho, devo ancora aprirlo, devo fare altri video di Oriente Express, c'è un po' di roba arretrata e tra l'altro ne è arrivata un'altra ancora che ho su in casa, quindi sono due indietro, ma devo trovare il tempo di fare video ragazzi perché qua fa caldissimo, immagino anche da voi, e in questo posto qua venire qui col caldo è veramente improponibile, di sera è impossibile e quindi niente, sono costretto a farlo quando possibile in questo periodo, quindi video un po' più lenti ma li facciamo. Raga, oggi andiamo avanti ancora, poche chiacchiere, oggi mi metto a tagliare quei due pezzi che mancavano che adesso vi faccio vedere e poi cerco di proseguire ed entrare finalmente nei moduli con la linea della navetta, credo, sì, la navetta la portiamo avanti e poi qualcos'altro. Let's go! La situazione è questa ragazzi, vedete qua abbiamo messo i pannelli di legno e dobbiamo ora tagliare questo, che lo divido a metà e vado a chiudere questo pezzo più questo pezzo, completo i due moduli e poi finalmente cominciamo a fare la navetta, ma questo è una cosa che vedremo tra poco. Raga, lavoro fatto, abbiamo chiuso anche questi due pezzi qui e ora abbiamo tutta questa tavola qui con questi tre moduli pronti per cominciare a portare dentro le linee. Questo punto che sto indicando col dito qua, siamo esattamente in questa zona qua, vedete c'è una modifica, una variante, c'è un terminale che non esisteva, io l'ho messo al momento. Ora andiamo a fare proprio questo pezzo qui ragazzi, che è praticamente si tratta della navetta punto a punto che parte da qui, dal modulo A, si fa tutto il B, il C, il D, E, F e arriva fino a qua, fino al G, quindi se li fa tutti e arriva fino a qui, quindi è un punto a punto. E ora andiamo a completarlo questo qui, ok? Allora ragazzi, come detto prima dal progetto, qui avevo fatto un terminale momentaneamente perché mi stavo appunto divertendo per muovere un po' di treni per giocare. Ovviamente adesso da qua, come vedete, qui c'è esattamente uno scambio e qua ce n'è uno in più, come potete vedere, perché l'ho fatto proprio in aggiunta. Mi piace l'idea, la mantengo, però ovviamente questo terminale ora lo allunghiamo e lo portiamo qui, ok? Così questo andrà a finire qui e invece da qua cominciamo con la curva che sarebbe questa ragazzi, ok? Quindi cominciamo già a curvare dentro qui. Quindi questo non è più terminale, ma lo diventerà qua. Gli aggiungiamo un piccolo pezzettino, gli aggiungerei questo e ci siamo. Qua ci mettiamo il terminale, dobbiamo tagliarlo leggermente, lo facciamo qua sul posto.
Ok, piccolo pezzettino di eulite su misura, ok, lo tagliamo. Perfetto, andiamo ad incollare l'eulite e andiamo ad attaccarli direttamente qua, però prima mettiamogli la colla. Ok, andiamo a inserire i nostri due giunti. Ok, questo ora è diventato il nostro nuovo terminale, ok? Momentaneamente lo lasciamo qui, poi faremo tutti i lavori del caso. Qui invece facciamo l'entrata, ok? Quindi possiamo tranquillamente staccare questo. Approfitto a far vedere a qualcuno che mi ha chiesto: ma poi se tu incolli i binari come fai a staccarli se devi fare manutenzione? Non puoi usare i chiodini? I chiodini si possono usare anche perché nei binari ci sono i fori per metterli, però è antiestetico secondo il mio punto di vista. Io a volte li uso, ma poi li tolgo, nel senso li uso per piazzare, per tenere fermo il binario. In questo caso per esempio tra poco lo vedremo, perché nei video che abbiamo fatto fin da oggi abbiamo visto come mettere flessibili in uno stato diciamo rettilineo, ed è molto semplice. Ora che finalmente vi faccio vedere come fare le curve, perché io non uso binari della Pico, quelli con i raggi, li faccio direttamente tutto col flessibile per una questione mia personale, perché mi piace fare così, mi diverto di più ed è più realistico. Ovviamente se lo fate adesso in curva, ovviamente le puntine da disegno non vi bastano per tenere fermo il binario, ci serviranno dei chiodini, ma poi comunque io li rimuovo una volta che si è incollata. Sotto metto sempre il Vinavil e appunto poi rispondo alla domanda dicendo: ma come fai poi a toglierli? Semplice, guardate, prendi un po' di fil di ferro e è semplicissimo, andiamo qua sotto, lo appoggiamo sotto e facciamo un po' di giochino, facendo pressione verso il basso, ok? Si toglie tutto con facilità, vedete? Non rompo niente, non succede niente di anomalo. Lo sto facendo come farmi la barba, è semplicissimo. Vedete? Ok, lo stacco fin qui perché mi è sufficiente, perché ora faccio la curva direttamente. Così abbiamo sfatato anche questo mistero. Ora qui abbiamo appunto da fare la curva. Questa eulite ovviamente verrà rimossa. Cominciamo a fare il raggio di curvatura. Ok, ovviamente le curve, prima di mettere le eulite dobbiamo crearci il tracciato, e qui è un po' più impegnativo, ragazzi, ve lo dico con sincerità, Quindi parte questo qui che è molto semplice, ok? Facciamo la curvatura 30, quindi curvatura di 30 gradi, arriviamo più o meno qui, ok ragazzi? Ok, qui abbiamo 30 gradi. A questo punto possiamo appunto usare i chiodini. E ora li prendo, ecco, questo direi che è l'ideale, il martellino proprio piccolino, giusto una bottina dobbiamo dargli proprio per tenerlo fermo, perché adesso appunto il flessibile, essendo flessibile, tenderà a cercare di tornare dritto, quindi con le puntine da disegno non sarà semplice, quindi evitate di usarle. Si crea ovviamente lo sfarzo delle rotaie, tutto normale, non c'è bisogno di tagliarle perché sfarzerò anche queste che andrò ad aggiuntare. Quindi mettiamo due giunti, così usiamo tutto il flessibile finché possibile, fa anche rima. Allora attacchiamo questo, un po' di armonia al binario, e possiamo cominciare a girarci. Ok, con i chiodini appunto facciamo quel lavoro che abbiamo visto prima, cominciamo a dare un po' di senso della curvatura. Ricordo, non lo metto fino in fondo, ok, perché poi devo rimuoverlo. Ok, qua giriamo ancora, diamo una bella armonia, ragazzi, ok? La cosa bella del flessibile è proprio questa. Poi è un test, quindi poi se dopo non ci piace possiamo sollevare tutto, rifarlo, e ovviamente testeremo anche la locomotiva adesso, C'è un metodo per fare, diciamo, il conteggio dei raggi, delle curvature, la percentuale, ma io ormai vado a occhio, lo so a memoria, quindi lo vedo già per esperienza. Se volete esiste il metodo, farò un video per farvi vedere come fare. Ok, per il momento mi sta piacendo così, però chi sono io per dirlo? Proviamo adesso a vedere l'effetto che avrà la locomotiva. Ok ragazzi, facciamo un test, vediamo se fin qui la locomotiva viaggia tranquillamente. Qua ho fatto un blocco nel frattempo perché ho dovuto appunto sistemare questa curvatura. Devo sbrigarmi perché sta per arrivare la tempesta, quindi mi devo muovere. Scusate ragazzi, ma oggi è così. Però la locomotiva sta arrivando, e ora la vedrete arrivare. Facciamo il test fino a questo punto qui. La sto mettendo ai minimi regimi in modo che se ci fosse un problema ce ne accorgiamo subito. Eccola, sta entrando.
tutto a posto, è perfetto. Anche nel tornare indietro lo facciamo andare un po' più veloce, e anche nel tornare un po' più veloce. Il saltello che avete sentito qui dobbiamo verificare che cos'è. Abbiamo sistemato il saltello, vediamo cosa succede. Ah no, non è il saltello ragazzi, è il chiodino che ho messo qui per tenere fermo il binario, quindi è tutto a posto. Quindi ragazzi, questo video finisce qui momentaneamente, mi fermo perché purtroppo devo lasciare il posto, sono in un garage, quindi sta arrivando vento, tempeste e bufera, devo mollare tutto, però ragazzi avete visto, per adesso è tutto ok. Proseguirò poi con l'avanzamento di questa linea e la finiamo, quindi la portiamo a termine e poi cominciamo a fare anche l'altra. No, ovviamente lo vedremo nel prossimo video. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!